nuovo unboxing della Kawaii Box. Collegati con noi che sto già ridendo, non so perché. C'è Kiki oltreoceano. Sono Monique. Cosa ridi? Cosa ridi? Una volta che vado dritto sicuro al punto. È che sei partita Ride. in quinta, mi hai spaventata. Yay! Comunque potete vedere questa scatola è oblunga. Oblunga. È oblunga. Sì, è più bello dire oblunga. Non ho più pallida idea del perché. Se perché avessero finito le scatole o perché c'è qualcosa di più oblungo per cui la scatola normale non andava bene. Non oblunghiamoci di più. Come oblunghiamoci. Io ovviamente già, come lo dico sempre, se prima o poi smetterò di dirlo verrà. La scatola è deforme. No, non l'ho sì, ecco, infatti, brava che me l'hai ricordato. Era rotta, cioè è rotta, è un po' rotta. Probabilmente l'hanno sballonzolata di qua e di là, non so, nell'aereo. Non si vede la cippa! È rosa! È rosa! C'è una penna. Cartolina, non leggiamo! No. C'è qualcosa di bianco! Forse non lo sai. Io ho il terrore di questo coso! Oh, che carino! Sono i momi! Guarda un po' laggiù, dopo il fiume blu, tra il verde di quella radura. Quando arriverai, ti ritroverai. No! Ma come no, dai! Sono i Moomin! A guardarlo così mi ricorda tantissimo Ball, figlio di Rubaba, del film La città incantata. Ah, sì, sì, visto così ricorda un po'. Took a job as an apprentice. I warned him that it was too dangerous just to quit. Go back home, I told him. But he said for some reason he had no home to return to. Once Yubaba got control over him, his face turned pale and his eyes turned steely. He's never been the same. Però no, sono al 100% Moomin e 100% miei incubi da bambina. Ho visto una puntata che mi ha terrorizzato, c'entrava un ponte. E non mi ricordo solo il ponte, mi ricordo che ero terrorizzata. È carinissimo in sé. E sono ricordi da bambina, poi il disegno è anche più inquietante. Effettivamente. Però è carino, sa. Ok, mettiamo che comunque originale, c'è scritto anche Sekiguchi since 1918. 1918? Ecco perché è così inquietante, di secoli e secoli fa. E guarda cosa c'è. Palloncini! No, ma aspetta! Perché ci sono i palloncini, ovviamente c'è quello per usare i palloncini, ci sono gli adesivi e pure gli occhi. Cioè, quindi Siamo pronti per la festa! c'è anche un pesce dietro, non so se qua dentro sono le istruzioni. Quindi penso che puoi scegliere, cioè puoi fare quello che vuoi. Il colore non è. Scusate, vediamo dentro. Ah no, c'è lo scotch. Vabbè, il colore non è da orso o da pesce. Cioè sono colori accesi. Ma queste cose fighe non ci sono da noi. Yeah, party! Party art! No, sono un po' rovinati, ma erano carini. Le graffettine con gli orsetti, ciao. Coniglietti. Sono un po' rovinati. Perché tipo pellicola e si è tolta un po' tutta. Lacrimuccia. Sì, beh, alla fine sono quelle cose che usi e si rovinano lo stesso, ne? Ma da appendere ancora? Sì, ovviamente è una roba da spendere. Che non si. Perché evidente i Japanese, i Chinese adorano queste cose. Ok, questo è un inquietantissimo. Come si chiamano? Omoyaki, takoyaki, moyaki. Beh, insomma, qualcosa con la pasta di fagioli dentro, no? Esatto. Dolcetto loro. Ma noi siamo proprio delle esperte, i nomi zero, Che è praticamente un inquietantissimo pesce che sta rigurgitando o ingurgitando, decidete voi, un gelato in pratica. Questo è il lime o il limone. Sì, però non fa.
è venuta fame. No, beh, no, direi che non è da mangiare. È pesantuccio. Non insegnare queste cose ai bambini, né? No, non mangiate la plastica, che è tossica, se nessuno ve l'ha mai detto. Sappiate che è carino. Cioè, mi piace, è strano. Stranamente mi piace. Dio! Sì! Cos'è? Penso sia tè verde. Aspetta, c'è scritto. Petit matcha choco chip. Sì, quindi sono biscottini. Posso assaggiarne uno? Certo, è roba tua, né? Bamba. Non so. Sì. Oh! Guarda, sembrano quei piccoli dolcetti francesi, come si chiamano? Macarons? Sì, brava, sono così piccolini, sembrano buoni, questi piccoli fake macarons. Ah, si sente solo il cioccolato, però buono. No, si sente un pochino di tè verde si sente. È buono però. Ta-da! Cos'è? È un portachiavi fai da te da punto croce, da fare punto croce. Ci sono 8 colori, forse lo faccio vedere un po' meglio. Ci sono 8 colori, ti spiega anche dietro come si fa il punto croce in pratica. O no, sono anche punti diversi, penso per fare le linee. E spero che ci sia qualcos'altro oltre alla mela, perché non mi piace. La mela è tutto good. Good. Mi ricordo quando ero piccola giovincelла, facevo queste cose con mia Anch'io. nonna. Punto croce avevo. Oh, c'è anche il accendolino. Avevo un kit per fare appunto croce, un orsetto che era abbastanza famoso, non era non mi ricordo come si chiama, quello che aveva tipo, era sempre di pezza, aveva tipo la riga della cucitura, quindi questo è carino, penso che lo farò. Sempre un portachiavi, però è un po' più Sì, un DIY. interattivo, diciamo così, quindi piuttosto che essere uno squishy bustina! Queste sono sempre comode. Io mi sono innamorata di tutte le bustine, tutte le... Oh, che carino. Il tessuto è carino, è quella specie di raso. Un portacose. Beh, sicuramente non sarà, cioè, super sintetico. Esatto. Tutte quelle anche le mollettine. Questa è perfetta per le mollettine, perché è più piccola, quindi tipo forcine, quelle cose lì. Per i viaggi, insomma. Esatto, a me non si infilano nei tessuti. Che carina, ma come sei carina! Aspetta, è per fare? No, non c'è la corda. Mi ricorda quello che le bambine fanno le treccine, come si chiamano quelle Le treccine, scusa. braccialettini. Che una sana 26enne non si può distrarre facendo braccialettini? Ma no, sto dicendo che siamo delle bimbe inside. Ah, ok, allora se dici così. Ah, c'è la corda. Se dici così, allora va bene. Questo si apre facilmente, quindi l'ho aperto, c'è anche la cordicella. E ti dice che puoi fare orecchini, penso, ma non so come tu possa attaccare questo alle orecchie, cioè meno che non te lo incolli. O vabbè, braccialetto o collana. Sono carini, i colori mi piacciono, perché i colori pastello sono proprio i miei colori. Dai, sono carini. Fiocchino di neve. Beh. Oh, questo perlomeno è scritto giusto. Cioè, è un inglese correggiuto. The Lucky Baby Sheep. Che carino, ovviamente. Sempre in gel. La piccola pecora fortunata. Sono un po' brutto detto in italiano. E le penne che mettono sempre nelle scatole sono davvero belle. Vabbè. Cioè, basta. Io le amo le loro penne. Penso che farò un'iscrizione a vita. La box per le penne? Beh, ma la penna, cioè la penna. E così puccia. Mi piacciono. Quando ero piccola facevo collezioni di matite. Ovviamente non le ho mai usate, quindi poi mia mamma diceva, ma cosa le tieni a fare? Io avevo un'amica che collezionava queste matite così, ero invidiosissima, la odiavo. Carbava. Che però le sto usando, Le sto usando. Quando saranno finite le terrò lo stesso, ma le sto usando, quindi sono brava. Mica si butta, non è? Esatto. Poi così belle col gel scrivono da Dio. Mi piace. Brava penna! Unisciti alla collezione delle tue sorelle.
È una cartolina, penso, pop-up. Andiamo, apriamola. C'è la busta dietro. Le figure le tiri su, diciamo. Ovviamente non la puoi, cioè, la devi spedire e poi chi la riceve se la può tenere sulla scrivania con tutte le figure rialzate. Però la stampa è veramente carinissima. Spero sia a fuoco. L'immagine è molto molto carina, sì. È carinissima. Comunque credo sia per un compleanno, no? Eh sì, col regalino in mano. È carina però. Ovviamente te ne mettono sempre una, quindi... Cioè non è che... Però vabbè, di compleanno ci sta, finché di compleanno. C'è il sigillo sulla busta, ma non riesco a leggerlo. Life, Natural and Simple Life. Giappo-faldo. Oddio, non è giapponese, è coreana. Ah, no, è carina. Solo che mi sembra... Cioè, il Giappo minchia. Esatto, non volevo dirlo, sono una persona fine. però no, mi piace. Per questo c'è un compleanno che si avvicina. Davvero? Chi sarà mai? Ti scordi? Ti scordi la cartolina con questi super adesivi? Oh, che meraviglia! Sono bellissimi! Ma sono bellissimi, sono sul retro anche. Anche lo voglio! Vabbè, retro che se ne frega, penso. Ma c'è due gattine con la parrucca. Le parrucche sono con la parrucca, ce n'è una. E poi tutti i vestitini. Però c'è il vestito, il fiocco, la borsa. Questo penso sia una collana, la corona, altro. Da piccola avevo questa specie di calamita che andava sul frigo e montavi la bambolina. Anch'io l'avevo, io andavo veramente matta. Mi ricordo che per una settimana ero tipo andata a stare da mia nonna e andavamo in edicola, cioè non la obbligavo anch'io ad andare in edicola, perché c'erano queste, non erano adesivi, erano sempre calamite come quelle che prendevi tu, e c'era tipo ogni bustina aveva la diversa bambolina, diciamo, diversi vestiti. Poi li potevi cambiare come volevi. Però è fighissimo. Ora che ho 20 anni in più, posso comprarmeli da sola. Che bello essere dei bimbi grandi. Ciao! Chi è? Questo è l'armadio. Non so come funzioni, perché dentro è tipo... non so come dire... non tessuto. Sì, è sempre plastica, ma ha una consistenza diversa, un pochino più spugnosa. Attaccato, vediamo se si stacca. Ah sì, viene via. Korean do yourself stitching keychain. Keychain. Lololololo. Dai, ce la puoi fare. Compro una vocale. Che è questo? Poi il Moomin Plush. Questo. Che bello, dai, è bello. Cioè, veramente. È perché ha un trauma infantile. Ma cosa ti ha fatto questo povero piccolo Mumi? Ma non lo so, ero piccola, avevo avuto 3-4 anni. Non ti ricordi la scena? Non lo so, ti pare che io me lo ricordi? Mi ricordo, era comunque una serie, c'era la serie, quindi cioè l'ho sempre guardato. Era solo quella puntata che mi aveva terrorizzato completamente. Ma cosa succedeva di così tragico? Mi ricordo solo il ponte, c'era un fiume. Tutto qua. Meno male che io ho i miei Neko stickers. Poi do yourself bead bracelet set. Sto qui. Lucky Baby Sheep Pen. Green Tea Cookies. Sono buoni. Ciao biscotti, ci vediamo fra poco. Poi Funny Forest Greeting Cards. C'è scritto greeting, ma è più da compleanno. Poi Kawaii Mini Pouch. Questo sembra davvero bellino. Questo è tessuto così morbidino. Poi le Cute Bunny Paper Clips. Poi, eccolo qua. Taiyaki, c'è scritto Taiyaki Crepe Charm, quindi dovrebbe essere una crepe, ma non capisco come possa essere una crepe. E per finire, l'ultimo, ma non per bellezza, il seed. Mi è piaciuta, sono contenta, anche perché
non ci sono stati 20.000 portachiavi, 20.000, e ce n'era solo uno, in pratica solo questo, l'altro è tipo fai da te, quindi è un po' più... Se devo darle un voto io le darei un 8, cioè secondo me. Sì, anch'io penso dare un 9, un 9-10 no, perché noi siamo di altre pretese. No. No, 10 no, perché vabbè è carina, ma non è niente di... Cioè si può sempre fare. Beh, quello sì. E è poi vero. mi spiace, ma il Mumi mi abbassa. Povero Mumi, lo odi davvero. E se non sbaglio, qualche mese fa, o un anno fa, non mi ricordo, c'era tipo l'anniversario. Quindi in Giappone hanno fatto il caffè a tema Moomin e poi tutto il merchandising di nuovo. Quindi penso che sia ancora un trend. Ovviamente beh, il mio trauma. Good job, well done. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like qua sotto. No, pollice giù, Pollice su. Poi volendo potete sempre iscrivervi e seguirci su Twitter, su Facebook, su Instagram, su dove Twitter. volete insomma. Su Facebook. Oppure fate gli e stalker e seguite Giulia. Ma no. Ma io sono lontana, quindi non penso che... Se volete vi do il suo indirizzo. No, ti picchio. Comunque, volevo dire... Comunque, sì, non me lo ricordo neanche, quindi sei fortunata. E niente. Vi ringraziamo di averci seguito e a noi fa piacere avere sempre persone Supportato. che possono commentare o comunque Pace e amore. seguirci. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Ciao. Party hard!